Tanto l'ho cancellato il video prima. Ok. Allora, siamo in diretta, aspettiamo. Aspettiamo Manuela che si connetta. No? Ok. Per Sì. Laura e possiamo iniziare. Eccola. ok, sono appena invitata, dovrebbe accettare a breve. No? No, forse. Eccoci, Finalmente. la tecnologia, no? Buongiorno Emanuela, buongiorno Emanuela. Come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti. Che bel verde che hai dietro. Sì, sembra una finestra, Ass- però è un'opera in plastica. Adesso ci spiegherai un po', prima di avere questo intoppo tecnologico, chiamiamolo, avevamo appena, come dire, ti avevamo appena presentato, ma lascio a Federica ricominciare il tutto. Allora, stavamo parlando appunto della nostra vacanza creativa, dei laboratori di EcoArt che tu porti avanti e siamo curiosi di sapere quali sono le attività che proponi nel pacchetto, il nostro retreat EcoArt. Eh, Sono attività che sono parte integrante del mio lavoro, della mia ricerca artistica, che appunto sono tecniche che uso solitamente per realizzare opere d'arte. E appunto l'idea che mi è piaciuta sviluppare si riferiva dal punto di vista intimo dell'artista, in cui apre le porte del proprio atelier, mettendo a disposizione anche gli errori, perché realizzare queste tecniche differenti sono stati anche esiti di errori che sono venuti fuori attraverso la ricerca. E appunto per questo ho pensato che aprire le porte del mio atelier interiore e mettere a disposizione queste tecniche possa essere utile dal punto di vista sia sostenibile, perché mi riferisco molto al riciclo creativo, ma non semplicemente un qualcosa che possa essere momentaneamente riciclato, ma che molto spesso poi viene successivamente buttato, ma realizzando vere e proprie opere d'arte. Quindi c'è una trasformazione tra la spazzatura che cambia dimensione, di destinazione d'uso, diventando appunto opera d'arte. I corsi che appunto propongo sono quelli lì del Carnet du Voyage, che praticamente è un libretto di viaggio che racconta l'esperienza appunto della permanenza in questo luogo, però realizzato attraverso tutti i materiali riciclati, compresa la carta, e tutte le tecniche che vengono messe in pratica sono sempre tecniche che provengono da usi di materiali riciclati e naturali, non tossici. Poi la stessa cosa è dal punto di vista del Tetra Pak, la stampa sul Tetra Pak, che in realtà è una tecnica molto antica che proviene principalmente dalla punta secca. Mm. Quindi l'idea di usare il Tetra Pak come matrice è una splendida, secondo me, idea, perché appunto invece di usare una lastra di metallo che sono costose e richiedono più lavorazione prima della stampa, invece la tecnica quella del Tetra Pak permette di ridurre i termini di messa in pratica e di avere un risultato anche ottimo. Poi quella della pittura in plein air
è molto particolare perché non vi è uno studio del paesaggio fisico, ma attraverso le emozioni, attraverso comunque le vibrazioni del luogo, i colori, i protagonisti, che sono appunto gli elementi naturali, si realizza un'opera che si muove principalmente appunto da un punto di vista emotivo. La cosa principale è dimenticare appunto ciò che si è, ciò che si deve fare, tutto quello che comunque impedisce questa leggerezza, seguire appunto le vibrazioni del momento. Infatti, diciamo che possiamo dire che i turisti che verranno da te a fare questi laboratori, partecipando a questa esperienza creativa, quindi artistica, avranno senz'altro anche dei benefici a livello psicologico, mentale, no? Certo, principalmente questa è una esperienza che vivo appunto in prima persona perché l'arte stessa permette di distaccarsi appunto da quello che dicevo prima, dal punto di vista materiale. Il fare per fare. Il fare per fare è una cosa molto importante anche dal punto di vista spirituale. I mandala, per esempio, sono realizzati molto spesso in sabbia, quindi si realizza un qualcosa di minuzioso e poi si cancella. Questa è una cosa molto importante per l'animo stesso, perché tu crei senza un'intenzione che possa portarti a un esito di convenienza o comunque di appagamento materiale, ma semplicemente la capacità appunto di creare indipendentemente appunto da queste forzature, ma solo sentire l'atto creativo e l'opera d'arte in quel momento ne è testimone. Certo. Assolutamente. E infatti sono curiosa anche dal punto di vista tuo del lavoro manuale, come l'incorporazione del lavoro manuale e il contatto con la natura hanno influenzato positivamente la tua vita e il tuo processo creativo, specialmente in un'epoca costante di connessione digitale che diciamo ci esaspera un po', no? Alla fine siamo sempre connessi, quindi come sei riuscita a creare il tutto non diciamo distaccandoti dal digitale? Principalmente io appartengo ad una generazione che non è stata indirizzata molto a livello digitale e neanche influenzata più di tanto. L'influenza appunto digitale mi è stata trasmessa poi successivamente crescendo. Quindi anche dal punto di vista dei miei genitori, no? Io sono stata comunque cresciuta dall'idea che creare le cose molto spesso è più bello che comprarle, perché le crei come vuoi tu, il tuo punto di vista personale prende forma, non sono le stesse cose che hanno gli altri, quindi sono stata anche indirizzata dal punto di vista infantile a questo. Poi io credo sempre nel potere delle mani come un qualcosa di veramente eccezionale e non ce ne rendiamo conto. La tecnologia, questa è un'epoca in cui gli adolescenti, chi cresce comunque di per sé, può essere qualsiasi cosa, perché noi nel cellulare possiamo avere la possibilità di essere qualsiasi persona, in qualsiasi luogo, con delle capacità che forse neanche ci appartengono, perché abbiamo delle grandi agevolazioni. Questo può essere un bene perché agevola in certi casi, ma in altre può penalizzare il punto di vista creativo, non sta solamente nella manualità. La manualità è la conseguenza della creatività. Se la creatività viene oppressa e facilitata attraverso altre fonti, non possiamo coltivarla. E quindi è anche un blocco personale per quanto riguarda la pratica e tutto quello che chiaramente ne consegue. Quindi noi siamo felicissimi di poter offrire questa vacanza creativa a Milazzo, tra l'altro in un posto storico molto circondato da storia, proprio per proprio distaccarvi completamente e riuscire ad essere voi stessi, giusto Emanuela? Poi chiaramente mi
Milazzo è un luogo fantastico, la Sicilia stessa è un posto dove si incontrano paesaggi che molto spesso devi spostarti in vari luoghi differenti per cogliere la particolarità. Invece noi abbiamo proprio un mix di luoghi che tra di loro possono non essere pure, come si dice, conseguenziali. Cioè, sei al mare e arrivi in un niente in montagna. È un luogo magico e si sente proprio la vibrazione vulcanica della terra, ecco. Sì, Infatti ho provato tante volte ad andare via, però poi alla fine è più forte di me. sì, sì, sono d'accordo, sono pienamente d'accordo con te e tra l'altro Milazzo non è conosciuta da tantissime persone, anzi è conosciuta solamente come un punto di lancio per le isole Eolie. In realtà bisogna fermarsi e questo retreat invita anche a conoscere un posto che non è conosciuto, giusto Fede? Sì. Giusto Roberta? Esatto. Infatti, è quello il nostro obiettivo. Facciamo conoscere un'Italia sconosciuta, ma agli italiani stessi, perché non so quanti italiani possono andare o siano andati finora a farsi una vacanza a Milazzo, appunto, come hai detto tu, è il punto di partenza per raggiungere le Eolie, ma nessuno si ferma, quindi cambiamo. No. Esatto, e noi vi invitiamo a fermarvi con l'Eco Art Retreat. Sì, volevo dire una cosa sull'esperienza che offre Emanuela, che è molto interessante perché un tempo eravamo abituati che quando si rompeva qualcosa lo riaggiustavamo, c'era, diciamo, nel senso eravamo capaci di riciclare, riutilizzare il materiale e tutto ciò che si rompeva, mentre oggigiorno cosa succede? Che qualcosa si rompe, prendiamo, lo buttiamo e non abbiamo perso la capacità di usare. E quindi questa può essere un'esperienza molto utile anche per la vita di tutti i giorni, soltanto limitata all'esperienza con Emanuela. Quindi molto bello, veramente. Complimenti. Grazie, Un'esperienza a gentili. 360 gradi, veramente. Davvero. Quindi noi concludiamo qui con il nostro appuntamento con Emanuela. Per qualsiasi altra informazione sulle date dell'Eco Art Retreat potete scriverci e vi salutiamo augurandovi una bellissima giornata. È una buona primavera. È una buona primavera, giusto? Buona primavera a tutti. Buona primavera a tutti. Grazie. Buona giornata, ciao.